Nell'anno 565 il monaco Anuk Schleger incontra il leggendario basilisco Veru. La creatura gli sussurrò terribili profezie che Anuk trascrisse per mettere in guardia l'umanità. 300 anni dopo, durante i lavori di costruzione di una cattedrale, la tomba di Anuk venne ritrovata e con essa le sue scritture. Ma l'umanità rimase sconvolta da questo ritrovamento. Infatti tutte le profezie annotate da Anuk si sono avverate. Ma la cosa più angosciante è che l'ultima delle profezie predice una fine del mondo scandita da una serie di piaghe apocalittiche. Ed è proprio in questo mondo tetro e angosciante che i nostri personaggi vivranno le loro avventure. Potranno scegliere se cercare di redimersi o forse addirittura salvare il mondo, oppure lasciare libero sfogo a tutti i loro istinti. A questo punto vi verrà molto facile dedurre che il contesto in cui i nostri giocatori andranno a giocare sarà un contesto di estrema decadenza, dove anche i regnanti più illuminati stanno perdendo l'ultimo briciolo di umanità che gli rimane. Mörk è un GDR di chiaro stampo old school e per gli amanti del genere questo è un titolo assolutamente da non perdere, anche solo per la resa grafica e l'impaginazione di questo manuale che lo rendono davvero un gioiellino. Infatti in diversi punti del manuale le classiche viste tabellari vengono sostituite con queste opere d'arte che sono davvero mozzafiato. La creazione del personaggio avverrà davvero in poco tempo, proprio perché le statistiche sono poche, e poi è anche possibile andare a scegliere qualche classe per andare a personalizzare un po' meglio il nostro PG. Per poter lanciare delle magie non sarà necessario essere un mago, infatti basterà andare a leggere delle scroll, delle pergamene, per fare in modo di lanciare il nostro incantesimo. Ma fate attenzione perché se sbagliate il tiro di cast, le conseguenze possono essere davvero devastanti. Oltre all'ambientazione, una delle cose che più mi ha catturato di questo gioco è il sistema di generazione delle piaghe che affliggeranno il nostro mondo. Infatti queste sono scandite dal calendario di Necrubel, che ci offre un sistema di generazione casuale di queste piaghe che sostanzialmente alimenterà con sempre nuovi spunti tutto il nostro arco narrativo. All'interno del manuale troverete anche un ricco bestiario che vi servirà per progettare al meglio tutti gli incontri che i vostri personaggi dovranno affrontare. L'ambientazione, in maniera voluta, non va a spiegare tutta una serie di fatti che vengono descritti. In questo modo il master avrà la piena autonomia nell'andare a progettare tutte le sue avventure proprio per andare a spiegare i fatti di questo strano gioco. E magari chissà, forse esiste la possibilità di fermare questa apocalisse. In tutti i casi, all'interno del manuale base troverete già delle avventure e dei dungeon pronti per essere giocati. E se tutto ciò non vi dovesse bastare, oltre al manuale base è possibile acquistare Feretory, un volumetto che raccoglie tutta una serie di materiale anche prodotto dai fan della community di Mörk. All'interno troverete non solo tutta una serie di nuove avventure che potete andare ad includere all'interno delle vostre campagne, ma troverete anche nuove tipologie di mostri, un ricco set di artefatti dove tra questi, vi posso garantire, troverete roba davvero macabra, cioè non so chi è che si è pensato queste cose. Infine saranno presenti nuove tipologie di incantesimi e anche alcuni suggerimenti sul come andare a nominare le taverne che saranno presenti all'interno della vostra avventura. Tra l'altro, sempre all'interno del pacchetto di Feretory potrete andare a trovare il regolamento della prima versione di Mörk denominata Dark Fort.
Ebbene, qui finisce questa mia personale introduzione al GDR Murkborg. Se questa tipologia di contenuti vi piace, vi prego di farmelo sapere nei commenti e soprattutto di supportare il canale con un'iscrizione. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro buon gioco e ci vediamo al prossimo video.